Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle scorzette di arancia candite. Le scorzette di arancia candite sono perfette per arricchire tutti i nostri dolci e si preparano in maniera davvero semplice e alla portata di tutti. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare le scorze di arance candite abbiamo bisogno di arance biologiche, zucchero semolato e acqua. Iniziamo a sbucciare le arance. Togliamo la calotta superiore e anche l'altra. Incidiamo. E togliamo la buccia. E ora con le scorze d'arancia tagliamo delle strisce. Le mie arance sono state lavate in precedenza, quindi non c'è bisogno di lavare le scorze. Ora prendiamo queste scorze e le mettiamo all'interno di una ciotola. Ora mettiamo abbondante acqua fredda in ciotola. Copriamo la ciotola con della pellicola o semplicemente con un piatto e lasciamo le scorze d'arancia a mollo così in acqua per almeno 6 ore. Possiamo fare questa operazione di sera e lasciare le scorze in ammollo tutta la notte. Dopo aver lasciato in ammollo le scorze d'arancia è il momento di scolarle dall'acqua. Mettiamo le scorze in una pentola. Ora aggiungiamo acqua fredda. E ci trasferiamo sui fornelli. Ho messo la pentola su una fiamma media. Ora attendo che l'acqua arrivi ad ebollizione e dal momento dell'ebollizione attenderemo 5 minuti. L'acqua, come vedete, è arrivata ad ebollizione. Da questo momento lasciamo trascorrere 5 minuti. 5 minuti sono trascorsi, possiamo spegnere la fiamma e scolare le scorze. Ho scolato l'acqua, ora mettiamo di nuovo le scorze all'interno della pentola. Ricopriamo ancora con acqua fredda.
Riaccendiamo la fiamma, aspettiamo che l'acqua arrivi ad ebollizione e facciamo di nuovo bollire le scorze per 5 minuti. Cinque minuti sono passati, spegniamo la fiamma e scoliamo di nuovo le nostre scorze d'arancia. Ora prendo un vassoio, lo copro con un tovagliolo pulito e metto le mie scorzette così sul tovagliolo. Ora delicatamente tampono le scorzette. Le lascio così a temperatura ambiente per 15-20 minuti. Le scorze d'arancia sono ormai fredde, ora le prendiamo e le mettiamo in una ciotola perché dobbiamo pesarle. Io ho esattamente 230 grammi di scorze di arancia. Quindi adesso dobbiamo pesare 230 grammi di zucchero e 230 grammi di acqua. Perfetto. E a questo punto possiamo trasferirci sui fornelli. Verso l'acqua in una padella e aggiungo lo zucchero. A fiamma media lasciamo che lo zucchero si sciolga completamente. Lo zucchero è sciolto e lo sciroppo, come vedete, sta arrivando ad ebollizione e questo è il momento di aggiungere le nostre scorzette d'arancia. La fiamma deve essere sostenuta, le giriamo di tanto in tanto e attendiamo che lo sciroppo si asciughi completamente. Ci siamo quasi, vedete? Lo sciroppo si è asciugato, ancora un paio di minuti e possiamo spegnere la fiamma. E noi ci siamo, abbiamo raggiunto il risultato desiderato, vedete? Quindi spegniamo la fiamma e torniamo sul piano di lavoro. Adesso le mettiamo su un vassoio foderato con carta da forno. Adesso dobbiamo fare raffreddare completamente le nostre scorzette. Prima però vi faccio vedere quello che abbiamo ottenuto.
Ho messo le mie scorze di arancia all'interno di un contenitore di vetro, poi le copro con il tappo ermetico del contenitore e le tengo in frigo fino a un massimo di 10 giorni. Sono bellissime, brillanti e hanno la consistenza perfetta. Sono meravigliose per arricchire e aromatizzare tutti i nostri dolci. Io ho candito le scorze di arancia, ma possiamo utilizzare lo stesso procedimento per candire anche scorze di limone o di cedro. Bene, anche per oggi è tutto, io mi auguro che la mia videoricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento al mio prossimo video. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.